Buongiorno, sarò breve. Adamo ed Eva. No. Allora, prima di fare qualche piccolo commento, vorrei ringraziare Paolo per la fiducia e la stima dimostrata e anche ringraziare molti amici che ho salutato con molto piacere questa mattina, qualcuno che non vedevo da qualche anno, qualcuno da qualche mese. Piccola presentazione di me stesso. Come diceva Paolo, ho sempre vissuto in mezzo alle vacche dalla mia vita, dal momento che sono nato, visto che quando sono venuto al mondo ero a casa, come si partoriva nel 55, e mio padre salì dalla stalla per aiutare mia madre a partorire. Quindi il primo odore che ho sentito nascendo è stato quello della vacca, e dopo mia madre. Cosa dire? Cosa dire quando Paolo oggi ha parlato dell'evoluzione della EDF-Man, parliamo, Paolo, ti ricordi, Dana Molko, quanto tempo è passato, ha parlato di questo Milk the Future e oggi è l'episodio The Next Level, cioè cosa sta a significare The Next Level, qual è la mentalità che dobbiamo costruire noi per affrontare il Next Level. Io facevo una riflessione con un collega questa mattina a colazione, dicendo, ma ti ricordi quando noi andavamo in stalla, parlavi con l'operatore, con il proprietario, con il capostalla e parlavi di come si poteva nutrire al meglio gli animali, che al di là della composizione della razione era anche molto importante condividere come distribuire la razione. Ecco, oggi noi andiamo in stalla e con una app decidiamo come distribuire la razione con il carro miscelatore. Dopodiché ci raccomandavamo molto l'indianino di turno o il bergamino di turno, guarda che però bisogna avvicinarlo ogni 3 ore, oggi lo facciamo col telefonino, stabiliamo come lo spingiforaggio deve lavorare ogni 1 ora, ogni 2 ore, 7 volte al giorno e via discorrendo. Quindi questo ci deve far capire che molto spesso, come è avvenuto per i robot di mungitura di cui abbiamo parlato per anni, che a volte ci rendiamo conto che non è futuro ma è passato. Quindi tutto questo ci deve mettere nella condizione, nella forma mentis, di essere sempre un passo avanti, altrimenti veniamo travolti dalle cose. A questo punto chiudo e presento il primo relatore della giornata, che è la professoressa Graffigna, che prego di salire sul palco. La professoressa Graffigna è professore ordinario di psicologia dei consumi, quindi pensate da dove partiamo oggi. Grazie. Partiamo nel cercare di capire perché veniamo scelti, perché veniamo utilizzati e per cosa. La professoressa è coinvolta in molti studi e quant'altro, non mi sto a dilungare io nel presentarvela perché nel libretto che avete è ben descritto e soprattutto attraverso la sua presentazione avremo modo molto bene di capire cosa fa. Quindi grazie professoressa per essere qui con noi e ci illumini, visto che noi ragazzi di campagna, come mi definisco, molto spesso questi argomenti li guardiamo un po' alla televisione in qualche talk show. Grazie. Grazie mille per questa bella introduzione, grazie per l'invito. È un invito coraggioso perché sono una psicologa e ovviamente vi state domandando che cosa ci possa fare io qui. Io insegno alla facoltà di agraria dell'Università Cattolica di Piacenza Cremona, penso di essere l'unica psicologa ordinario in una facoltà di scienze agrarie in Italia, ma probabilmente anche in Europa e nel mondo. Penso a Wageningen ci sia qualcuno della mia specie animale. Perché? Di che cosa vi posso parlare? Chiaramente in mezz'ora non posso farvi un trattato psicologico, vorrei soltanto darvi delle suggestioni rispetto a come ragionano le persone, come ragionano i consumatori e tutto sommato come ragioniamo anche noi, perché siamo esseri umani e al di là del nostro cappellino di tecnico, di nutrizionista, di professionista, di professore, siamo poi degli esseri umani, dei consumatori anche noi. Consumatore che è sempre più centrale nella filiera agroalimentare perché anche se non è un attore con cui direttamente avete un contatto quotidiano, però ahimè ormai le scelte che la società fa o i valori o gli orientamenti in qualche modo poi ricadono, c'è una circolarità non soltanto dell'economia ma effettivamente delle scelte umane che poi ricadono anche proprio sui processi scientifici e di innovazione.
Quindi proverò insomma a darvi un po' di suggestioni su come funziona la nostra mente, come funzionano le nostre decisioni e perché mangiamo quello che mangiamo e quali possibili ricadute. Parto proprio dalla base, parto da noi. Per esempio, siate onesti, quanti in questa sala fumavano, hanno smesso di fumare, hanno cercato di smettere di fumare per un po' e poi però sono tornati a fumare? Alzino la mano i coraggiosi. Qualcuno c'è. Di nuovo siate onesti. Quanti di voi si sono iscritti in palestra, hanno iniziato un programma sportivo, dopo 1 mese e mezzo divano e via? Siamo onesti. Quanti di voi si sono messi a dieta perché bisogna abbassare il colesterolo, bisogna perdere qualche taglia, perché, e poi però arriva sabato sera, il bicchiere di vino, la pizza. Ok, visto? Siamo tutti qua. Dall'altra parte non posso che ricitarvi la pandemia da Covid-19 che ahimè è un ricordo, ma un ricordo non così tanto passato, e se ci pensiamo per 2 anni e passa l'unico vero farmaco per contenere la diffusione dei contagi che cos'è stato? Il cambiamento comportamentale. Non avevamo farmaci, non avevamo strategie scientifiche, l'unica cosa che il sistema sanitario, il Ministero della Salute, gli epidemiologi, eccetera, eccetera, ci hanno detto è stato: mantenete il distanziamento fisico, mettete la mascherina, lavatevi le mani. Tra parentesi, norme igieniche che forse ci aveva detto anche la nonna quando eravamo alle elementari. Però, detto questo, quanta fatica abbiamo fatto tutti nel seguire queste norme comportamentali, quanta rivoluzione sociale, quanta rabbia, quanti movimenti per essere contro la mascherina, eccetera, eccetera. Sostanzialmente anche la pandemia da Covid-19 ci ha dimostrato una cosa molto semplice, che è il cambiamento comportamentale delle persone la chiave per l'efficacia scientifica. Pensate quando è arrivato il famoso vaccino anti-Covid-19. Vaccino meraviglioso, dati di efficacia meravigliosi, di sicurezza meravigliosa, ma un'efficacia compromessa dalla non adesione alla campagna vaccinale, quindi di nuovo scelta, comportamenti. Insomma, tutto questo per dire che cosa? Per dire perché uno psicologo può essere utile in qualche modo anche alla ricerca scientifica, anche ai tecnici, per favorire quella che è l'efficacia di un'innovazione. Perché ci sono le scelte, ci sono i comportamenti, perché lo psicologo, e uno psicologo che fa il mio mestiere, non fa quello che forse avete immaginato appena sono stata presentata, cioè mettere sul lettino il consumatore, analizzargli i sogni e fargli un po' di terapia. Quello lo fanno i miei colleghi nell'ambito psicopatologico, utilissimo, ma ovviamente non c'entra coi consumi. Cosa fa uno psicologo dei consumi? Uno psicologo dei consumi si occupa un po' come Alice nel Paese delle Meraviglie. Vi ricordate il cappellaio matto che ha insegnato Alice nel Paese delle Meraviglie che si può festeggiare ogni non compleanno, non soltanto i compleanni? Ecco, io mi sento un po' come il cappellaio matto perché studio i non comportamenti. Cioè, al di là della battuta, cosa sono i non comportamenti? Sono quei comportamenti che sono totalmente irrazionali o apparentemente irrazionali, paradossali, e che nonostante le persone abbiano una serie di informazioni scientifiche affidabili, comunque mettono in atto dei comportamenti che non sono in linea con quel sapere. Prima vi ho fatto degli esempi un po' così ridanciani per vedere come anche noi sappiamo perfettamente che un buon regime alimentare sarebbe meglio piuttosto che sgarrare con una bottiglia di vino o con un cioccolatino in più. Ovviamente sappiamo che è importante fare attività fisica, sappiamo anche quanti minuti al giorno dovremmo fare, ma non lo facciamo. Ovviamente sappiamo che la vaccinazione o tutte delle norme preventive sono importanti, ma poi non le facciamo. Perché? Perché un conto è avere una conoscenza più o meno ferrata di quelli che sono i fattori di pericolo.
o nella vostra professione, quelle che sono le ragioni scientifiche, argomentative per portare avanti l'alimentazione animale, per portare avanti la produzione animale, no? Possiamo avere una conoscenza su quello che è il fattore oggettivo, il pericolo o il beneficio. Ma poi c'è un altro passaggio logico che è quello, perlomeno nella prevenzione, nella salute, che è quello del rischio, no? Quindi quando io per esempio parlo ad un consumatore, a un cittadino e gli dico che si deve vaccinare contro l'influenza, richiamo Covid-19, gli parlo del pericolo, che è il fattore infettivo, gli parlo della percentuale di rischio. Questa è una statistica, è una valutazione di scenario che viene fatto dagli epidemiologi, dagli economisti, da una valutazione che sostanzialmente ci dice qual è la probabilità di suscettibilità che la persona abbia rispetto a quel pericolo. Ma non basta ancora, perché poi le scelte cambiano, le scelte sono apparentemente disallineate da questi dati. E perché? Perché ci sono le percezioni, c'è la percezione di quel rischio. La percezione di tutto questo. E cos'è la percezione? La percezione è un'immagine mentale, una rielaborazione mentale, un'interpretazione che qualsiasi essere umano, che sia un professore, un tecnico, un nutrizionista o un basico consumatore, fa. L'interpretazione è ciò che affascina noi psicologi ed è un mix di elaborazione delle informazioni che cognitivamente il nostro cervello va a processare, con però anche un'aggiunta di altre informazioni che sono già nella nostra mente, che sono parte della nostra memoria, che sono parte delle nostre esperienze pregresse e delle nostre emozioni. Un proverbio cinese dice: 2/3 di ciò che vediamo è dietro la nostra mente, dietro i nostri occhi. È davvero così. C'è una parte del nostro percetto, del nostro percepito, che deriva dalla possibilità del nostro cervello, in tutte le sue parti, in tutte le sue funzioni, di elaborare informazioni che derivano dall'ambiente. Ma c'è tutta un'altra parte che si connette con le informazioni che sono già state elaborate in passato, filtrate, selezionate, un po' dimenticate, un po' ricordate, che sono nella nostra mente. E tutto questo porta agli atteggiamenti e ai comportamenti attuali. Ma questo quadro introduttivo per poi arrivare ai consumi. E, come vi dicevo, di fatto i consumi sono delle scelte, sono delle decisioni, delle micro decisioni o grandi decisioni che ogni giorno noi prendiamo. Secondo voi, quante decisioni in media prendiamo al giorno? Ditemi un numero, ditemi le vostre decisioni in un giorno medio. 50? 100? Migliaia? È stato calcolato che ogni essere umano in media prende 10.000 decisioni al giorno. Ed è una stima al ribasso. Ma dovete pensare che le decisioni sono tutto ciò che ci permette di sopravvivere nel nostro mondo. Ma pensiamo alle cose banali. Stamattina è suonata la sveglia, vi siete alzati subito, l'avete ritardata un po', avete preso qualche minuto in più. A colazione, quante fette di torta avete mangiato, la crostata, quella al cioccolato, la frutta, il caffè, il cappuccino. Sono tutte micro scelte e ovviamente neanche ce le ricordiamo. Perché che cosa succede? Che ben il 95% delle nostre decisioni è basato sulla nostra sensazione, sul nostro gut feeling, su quello che ci sembra sufficientemente giusto. E tra l'80 e il 90% delle nostre decisioni quotidiane, esse sono basate sulla nostra esperienza pregressa. E vi dirò, meno male, perché sennò saremmo completamente paralizzati. È chiaro che ci sono delle variazioni individuali, c'è chi è più un calcolatore che vuole avere tutto sotto controllo e chi è un pochino più impulsivo nelle decisioni, ma in ogni caso tendenzialmente queste sono le percezioni. Cos'è la sintesi e che cosa hanno dimostrato gli psicologi in decenni e decenni di ricerca scientifica? Che è come se noi avessimo due cervelli, è come se noi avessimo due consumatori in noi stessi, due persone in noi stessi. C'è un consumatore che è
quello bionico, che è quello iperrazionale, che effettivamente è capace di calcolare in modo algoritmico, scientifico ogni informazione e di fronte ad ogni decisione valuta le alternative, i pro e i contro e prendere la decisione migliore. Ma potete capire benissimo, anche perché lo viviamo quotidianamente, quanto questo tipo di decisioni sia time consuming. Ci dobbiamo mettere energia, ci dobbiamo mettere tempo, ci dobbiamo mettere attenzione. Non possiamo fare tutto questo per la crostata alla ciliegia che abbiamo mangiato questa mattina. E poi però in parallelo c'è un altro essere umano dentro di noi, un altro cervello, un po' alla Homer Simpson che tutti noi conosciamo, no? Che nonostante debba perdere un sacco di chili, poi vede la ciambella e basta, è spacciato. Ecco, quell'Homer Simpson lì è il nostro processo decisionale irrazionale, che però coesiste con quello logico-razionale. Ed è un processo molto più adattivo, molto più veloce, molto più euristico, noi lo chiamiamo, cioè va per scorciatoie, va per essere praticoni, e però è quello che ci permette di adattarci quotidianamente. E quindi, tornando sempre al nostro processo dei consumi e al nostro consumatore, quali sono le conseguenze? Che se da una parte gli economisti, per esempio il modello di Engel, che è stato un po' il primo modello a descrivere il processo di acquisto tipico, no? Standardizzando 5 fasi. Tendenzialmente tutto inizia quando il consumatore percepisce un bisogno, quindi il suo stato di qualità di vita, di alimentazione, eccetera, non è sufficiente, ha un'ambizione di cambiamento e quindi questo attiva, diventa un driver di una ricerca di informazioni, cerco le informazioni sulle alternative in commercio, valuto le alternative, scelgo la migliore, acquisto, valuterò l'acquisto. Questo in teoria avviene in un processo algoritmico di pensiero, ma ahimè, come vi ho detto prima, tante volte, e nell'alimentazione tantissime volte, invece procediamo per salti con quell'Homer Simpson che decide un po' per noi. E la conseguenza è che quindi è come se shiftassimo spesso tra 2 modelli di decisioni nell'ambito economico e di consumo. Da una parte c'è quello che l'economia classica ha teorizzato come il nostro essere homo economicus, cioè quel consumatore, quella persona che fa le sue scelte economiche sulla base del principio della razionalità, cioè calcola bene soprattutto le conseguenze delle sue scelte economiche e le fa sulla base del principio di utilità, cioè il beneficio che io ottengo a fronte del prezzo che pago deve essere in credito, come dire, ed è un attore universale. Questo è vero, ma non sempre, perché come vi dicevo prima vi è anche una parte di noi o situazioni in cui facciamo una valutazione più psicologica, che dipende da delle norme di pura soggettività, di emozionalità, di esperienza passato ed è molto diversa tra persone, a seconda dei valori, a seconda dei periodi storici, a seconda dei contesti in cui viviamo. Ora vi faccio 3 esempi per dirvi perché nell'ambito dei consumi questa Homo psychologicus è più frequente di quello che ci sembrerebbe. Innanzitutto pensiamo a un alimento, anche al latte. Ciò che influenza la scelta del consumatore non è soltanto legato agli attributi intrinseci di quel prodotto, no? Quindi quello che poi siete o siamo molto esperti nel valutare, che è la qualità del prodotto, che sono le proprietà nutritive, che sono le caratteristiche sensoriali, organolettiche. Ecco sì, ovviamente questi fattori sono importanti per determinare l'acquisto, la scelta e la soddisfazione, ma ahimè non sono sufficienti. Anzi, c'è tutta un'altra componente che chiamiamo di attributi estrinseci che influenza pesantemente quelli oggettivi. Cosa sono questi attributi estrinseci? Beh, ad esempio il prezzo, ad esempio il brand, ad esempio il packaging, tutto ciò sostanzialmente che il consumatore vede, percepisce e processa prima di avere un contatto diretto con il prodotto.
Ovviamente tutto questo è ciò con cui il consumatore si interfaccia nel punto vendita, si interfaccia nella pubblicità, si interfaccia in quel processo decisionale prima del consumo. Però pensate a tutto quello che ci siamo detti prima e a come tutto questo percorso più o meno lungo è fondamentale per determinare la scelta. Il fatto qual è? Che non solo questi elementi determinano la scelta finale di acquisto, ma la psicologia dimostra quanto questi fattori determinano l'esperienza, addirittura sensoriale, di quel prodotto e quindi l'esperienza post-acquisto, perché costituiscono quello che chiamiamo un halo effect, un effetto alone. Gli attributi esterni vanno ad attivare delle aspettative pregiudiziali sulla performance oggettiva del prodotto che andranno nella nostra mente ad influenzare, addirittura a perturbare, quella che è l'esperienza sensoriale, fisica e biologica del prodotto. Vi faccio qualche esempio. Qua di nuovo dovete giocare con me e non fate troppo i nutrizionisti e gli esperti e tecnici, siate anche un po' consumatori. Immaginiamo di dover andare al supermercato, voi forse non ci andate al supermercato, ma la vostra cugina lontana va al supermercato perché deve comprare la carne trita, perché deve fare il ragù. Bene. Siamo al supermercato, mettiamoci nella logica del consumatore che magari fa la spesa velocemente al sabato, poi ha 1000 cose da fare, portare i figli di qua, andare all'impegno di là, quindi livello di attenzione tendenzialmente basso. Su questo prodotto, nello scaffale, c'è un'etichetta che dice 25% di massa grassa. Come vi aspettate che sia questo prodotto? Che sapore ha se dobbiamo metterlo su un continuum tra gustoso e disgustoso? Dov'è? Più gustoso o più disgustoso? Più gustoso. E se dobbiamo metterlo tra pesante e leggero? Più pesante. Ed è di buona qualità o di cattiva qualità? Buona qualità. E è più grasso o più magro? Un po' più grasso, un po' in mezzo. Bene. Siamo sempre al supermercato, cercate sempre la carne per il ragù, ma questa volta vicino c'è un altro pack e in questo caso c'è 75% di massa grassa. Ora, che sapore ha questa carne e questo pack? Se dobbiamo dire se è tra gustoso o disgustoso, se è tra pesante o leggero. Leggero, gustoso. Insomma, ovviamente voi qua avete già mangiato la foglia, è chiaro che da un punto di vista matematico e quantitativo non cambia nulla, ma dal punto di vista psicologico cambia e come. Questi sono i risultati di uno studio scientifico, ma che poi è stato replicato in diversi paesi e ha dimostrato come in 2 gruppi sperimentali, se noi proponiamo lo stesso prodotto, lo stesso pack, quindi qua non c'è un'esperienza sensoriale del prodotto, c'è solo la costruzione di una aspettativa di performance del prodotto e enfatizzare i 25% di massa grassa versus il 75% di massa magra attiva delle aspettative di prodotto molto diverse. Come potete vedere, nel momento in cui abbiamo enfatizzato la parola magro, ecco che i consumatori si aspettano un prodotto effettivamente più magro, di più alta qualità e più leggero. Questo meccanismo è un meccanismo classico che in psicologia si chiama effetto framing, cioè effetto cornice, e ci dice che non è l'oggettività o la sostanza soltanto dell'informazione che io veicolo, ma è la modalità con cui io la veicolo che andrà a modificare le percezioni e le aspettative del prodotto. Ovviamente il marketing utilizza moltissimo questo processo e lo utilizza in parte in modo strategico, in parte un po' lo subisce. Perché un esempio molto lampante sulle nostre tavole, anche nella nostra professione, dell'effetto framing è il senza. Ora,
Il senza è ormai un trend di consumo, il senza impatta su di voi quotidianamente, no? Senza lattosio, senza quello, senza quell'altro. Siamo i figli degli anni '80, dove è iniziato tutto col senza zuccheri e all'epoca dovevamo eliminare lo zucchero da tutto per poi mettere altre sostanze che Dio solo sa, anzi voi nutrizionisti sapete, chissà cosa ci fanno. Ecco, questo meccanismo del senza è sostanzialmente un meccanismo di nuovo psicologico, tanto che abbiamo anche dimostrato in questo studio pubblicato su una rivista importante quanto basti dire la parola senza che il consumatore cambia completamente le sue valutazioni del prodotto e addirittura il suo orientamento al prezzo. Questo è un esperimento che abbiamo fatto sui prodotti da forno. Eravamo partiti un po' dal trend della demonizzazione dell'olio di palma e invece dell'orientamento alla sostituzione con altri prodotti. E in breve che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un esperimento, abbiamo creato 2 prodotti fittizi, una brioche e un cracker, e abbiamo proposto a 2 campioni sperimentali lo stesso pack ma con delle etichette avevamo un prodotto convenzionale e poi delle etichette senza diverse. Le etichette senza erano senza olio di palma, ok, il target un po' anche dovuto alle tendenze di consumo, senza olio di girasole perché è l'ingrediente che va a sostituire più spesso l'olio di palma, e poi però guardate qua. Noi psicologi siamo dei birbantoni e quindi abbiamo un po' preso in giro il consumatore perché abbiamo creato un'etichetta senza grassi polinsaturi, dove poi abbiamo consumatori con tendenze di avocado come se non ci fosse un domani, salmone che non sappiamo più dove allevarli sti salmoni, quindi quello è, però poi senza grassi polinsaturi e senza CO2 sulla brioche. Vabbè. Quali sono stati i risultati? I risultati sono stati che i consumatori hanno valutato sempre peggio il prodotto convenzionale a prioristicamente, quindi qua non c'era un assaggio, non c'era niente, era solo una scelta. Ovviamente il prodotto senza olio di palma è quello valutato meglio per quanto riguarda ad esempio la salubrità, ma tendenzialmente tutti i prodotti senza vengono valutati positivamente. Guardate ad esempio anche il senza CO2 che viene considerato, oppure senza grassi polinsaturi, che viene considerato come migliore del prodotto convenzionale per la salubrità. E guardate rispetto alle intenzioni di acquisto, come vi dicevo, anche rispetto alla willingness to pay, il consumatore dichiara di essere disponibile a pagare di più un prodotto senza CO2 e senza grassi polinsaturi e ovviamente senza olio di palma. Quindi con questa ricerca, che vi dico pubblicata anche molto bene, abbiamo dimostrato che è solo la parola senza ormai ad avere una valenza psicologica. Potrei farvi 1000 spiegoni psicodinamici su come questo si va a inserire sul senso di colpa, sul bisogno di trovare il nemico, sul bisogno di scindere tra buoni e cattivi, eccetera, 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 ma giusto per dirvi quanto la psicologia possa giocare un ruolo. Poi bio. Ovviamente trend di consumo sul bio incredibili, che salgono, eccetera, eccetera, ma il consumatore cosa ne sa di che cos'è una certificazione bio? Molto poco. Anche qua abbiamo fatto un esperimento. Abbiamo fatto assaggiare al consumatore una mela, anzi delle fette di mela. Una fetta di mela convenzionale, una fetta di mela bio e una fetta di mela bio certificata dall'Università Cattolica tramite le tecnologie omiche che i miei colleghi di chimica agraria avevano applicato. Dopodiché abbiamo fatto un'analisi sensoriale sui prodotti. E che cosa è emerso? Ah, ecco, non vi ho detto, come sempre, gli psicologi sono birboni, quindi ovviamente le 3 fette di mela erano della stessa mela, abbiamo semplicemente giocato sull'etichettatura e sull'effetto framing. Che cosa succede? Succede che ovviamente il prodotto che è biologico, o almeno etichettato come biologico, viene percepito a livello sensoriale e a livello estetico significativamente migliore rispetto al prodotto non convenzionale. E
Poi l'etichettatura, in questo caso scientifica, di tecnologie omiche, sostanzialmente non sposta molto rispetto all'etichettatura biologico tout court. Perché? Perché non c'è un'alfabetizzazione, quindi sostanzialmente il consumatore oggi, se tu gli dici che è biologico, ti crede e va bene così, anche solo se gli metti il pack un po' marrone e verde perché gli fa pensare al biologico. Quindi in sintesi con quest'altro esperimento cosa abbiamo dimostrato? Sempre l'effetto framing e sempre come presento il prodotto, ma questo presento il prodotto non solo mi modifica delle aspettative astratte dichiarate, mi modifica l'effetto sensoriale del prodotto. E il latte non è avulso da tutti questi discorsi. Abbiamo pubblicato recentemente una review che cerca di mappare quali sono i fattori determinanti la scelta del latte e anche rispetto a delle alternative al latte. E ovviamente abbiamo trovato tutti i fattori intrinseci alla qualità del latte, abbiamo trovato effetti estrinseci legati al prezzo, all'etichettatura, eccetera, ma poi abbiamo anche identificato una lista molto consistente di fattori psicologici. Quindi la letteratura scientifica internazionale legata al consumo del latte è sempre più unanime nel riconoscere che ci sono tantissimi fattori, non solo legati alla conoscenza, all'alfabetizzazione nutrizionale, ma guardate qua, risk perceived. Quella slide 3 che vi avevo presentato sui fattori di rischio che sembrava molto assurda rispetto ad oggi, no, in realtà è quello. I consumatori hanno un mondo di percezione e di considerazioni oggi legati al latte rispetto anche a quello che potrebbe essere il rischio per la salute. Però vale il discorso che ci facevamo prima. E tutto il tema dell'healthiness, della naturalezza, ma anche degli affetti, delle sensazioni positive che il latte produce. La letteratura ci mette in luce come i consumatori del latte siano un po' dei consumatori in transizione, soprattutto i consumatori italiani. Questo è uno studio che abbiamo pubblicato recentemente che va a correlare un fattore che stiamo studiando che si chiama Psychological Food Involvement, cioè l'investimento psicologico e emotivo che le persone hanno nelle loro scelte alimentari. Quindi quanta psicologia c'è nelle loro scelte? Ed è un fattore che discrimina, c'è chi effettivamente investe tantissimo da un punto di vista valoriale e emotivo sull'alimentazione, chi effettivamente mangia per sopravvivere, per campare. Allora, se andiamo a discriminare questo livello di emozionalità nell'alimentazione e quali sono i motivi di questa emozionalità, perché abbiamo trovato 4 fattori, i consumatori possono investire psicologicamente nel cibo innanzitutto perché cercano un bilanciamento emotivo. Cioè quando c'è lo stress, quando ci sono dei disturbi dell'umore, l'alimentazione oggi è un mondo che in qualche modo ti calma. Oppure per altri consumatori il cibo diventa un ruolo per costruire relazioni e per mantenere un proprio status sociale. Pensiamo a tutte le scelte valoriali, no? Vegane, vegetariane, alternative. Il cibo lì è un atto politico. Oppure, scusate, ci sono altri consumatori che scelgono l'alimentazione o il loro prodotto per realizzare se stessi, per raggiungere il proprio progetto di vita ed infine chi investe nell'alimentazione per prendersi cura di un proprio caro. Ecco, questi diversi fattori, come vedete, discriminano le scelte principali del consumo del latte. Ad esempio, il lactose free è più tipico delle persone che hanno un orientamento alla social affirmation, quindi da un punto di vista anche di atto politico, mentre i non dairy beverage sono spesso anche per la emotional balance, social affirmation e self-realization. Vedo che devo concludere, ma sono all'ultima slide. Ultima parola sulla qualità del latte. Altro studio che potete ritrovare, siamo andati a vedere quali sono i discorsi sui social media che sono presenti rispetto alla qualità del latte. Abbiamo analizzato 16.000 post spontanei scritti da allevatori, da trasformatori e da consumatori e questi sono un po' i risultati. C'è un sentiment negativo, cioè prevale la polemica, prevale la disaffezione, non solo tra i consumatori, ma guardate gli allevatori anche.
tutto sommato i trasformatori sono quelli più positivi. E quali sono i motivi di questa disaffezione? Allora, il consumatore è preoccupato del benessere animale, parla del lattosio, ha dei dubbi se mangiare o meno la carne e i formaggi, ma dall'altra parte gli allevatori si lamentano tantissimo per i prezzi, per le company, per la produzione, c'è tutto un discorso politico. La sintesi qual è? Io ho parlato del consumatore, però siamo tutti un po' degli esseri umani e dei consumatori. Abbiamo tutti anche delle sacche emotive, di frustrazione, di rabbia e tutto questo si riversa sui social e anche i nostri discorsi tra tecnici in qualche modo influenzano in termini di fragilità e di incertezza anche sui consumatori. Quindi forse è arrivato un po' il punto di costruire tutti insieme una nuova narrativa sul latte, perché di fatto i nostri dati ci dicono che i consumatori, soprattutto i consumatori italiani, sono affezionati al latte. Il latte è casa, il latte è la mamma, la nonna, il latte è la tradizione, è il passato. Ricordiamoci che le decisioni dipendono dalle nostre esperienze passate, quindi questo è buono, ma dall'altra parte sono in transizione, hanno dei sensi di colpa, hanno dei dubbi, hanno delle preoccupazioni. Se anche i tecnici o il mondo dei tecnici o della produzione dà adito ad avere un po' di sensazioni di dubbio o di frustrazione, chiaramente poi si collude ancora di più. Quindi costruiamo tutti insieme una nuova narrativa positiva rispetto al latte, che è davvero un grande bacino di tradizioni, di emozioni e di ritorno alla nostra italianità. Grazie. Grazie dottoressa, veramente interessante, no? Veramente qualcosa di nuovo, almeno per me è stata un'esperienza, un viaggio intorno al consumo, che poi conclusosi con quello che è il nostro obiettivo, fare tanto latte e venderlo bene e farlo accettare.